Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi riparliamo dell'applicazione File che gira sui nostri iPad con iPad OS 26 e in questo video vi porto così a vedere come è possibile formattare un dispositivo storage esterno direttamente da File. Ebbene sì, utilizzeremo questa pennetta e la inizializzeremo perché diciamo la parola, il termine questo, io ovviamente abituato dalla vecchia scuola si usava formattare, il famoso comando DOS format due punti che ovviamente è entrato nella storia e quindi andremo a vedere come si può formattare. Poi daremo uno sguardo a come utilizzare più o meno l'applicazione File online tramite iCloud.com. Quindi mettetevi comodi e andiamo ad iniziare. Eccoci pronti per andare a formattare la nostra pennetta direttamente dall'applicazione File. Quindi andiamo a introdurla. Prima di andarla a formattare, ovviamente ragazzi, raccomando, controllate sempre che non sia una penna che ci siano sopra dati importanti, qualche lavoro, quindi backuppate tutto, oppure utilizzate un'altra pennetta, ok, vuota. Ed eccola qua, io vi faccio vedere che su questa pennettina qua, vedete, ci sono già questi file, quindi ecco, la pennetta non è proprio un fulmine di guerra, come potete notare, ok, però diciamo che poverina fa quello che può, è un po' vecchiotta. Ed eccoli qua, questi sono i file che praticamente ho trasferito già su questa pennetta e quindi adesso vado di nuovo a formattarla perché voglio utilizzarla per qualche altro file. Quindi molto semplicemente sulla pennetta stessa, sul device, ma può essere anche un hard disk esterno, USB-C, collegato direttamente alla presa ovviamente del vostro dispositivo, andiamo a fare tasto destro ed eccola qua la vocina magica inizializza, quindi ci clicchiamo sopra e si aprirà tra poco un'altra schermatina, vedete, eccola qua. Qui abbiamo addirittura 3 tipi di inizializzazione, quindi possiamo addirittura utilizzare la nostra penna per avere la compatibilità piena con MS-DOS, ma anche se utilizzate un sistema Android, quindi potrete scambiarvi i dati tranquillamente. Qui sotto abbiamo invece la possibilità di non andare a ignorare le maiuscole e minuscole e poi crittografare il tutto se volete. Quindi prima di procedere all'inizializzazione possiamo anche lasciare il nome così com'è, possiamo ovviamente andare già a dare il tasto inizializza, ma se volete cambiare il nome basta cliccare diciamo qua dentro nella casellina e dargli un altro nome. Ok? Test penna. A questo punto, come dicevo prima, siate sicuri che non ci sia niente sopra di importante. Possiamo fare inizializza. 1, 2, 3, via! Ovviamente iPad OS, io confondo sempre, lo chiamo sempre iOS, vabbè. iPad OS ovviamente vi chiede se siete sicuri di voler fare questa operazione. Beh ragazzi, siamo sicuri, ok? Siamo sicuri, se non siete sicuri, ok, annullate tutto, via, inizializziamo. E come vedrete adesso tra poco la pennetta verrà sganciata e riagganciata e ovviamente diciamo al vicino al nome c'è un pallinetto che vi indicherà che l'inizializzazione è iniziata, quindi aspettiamo che faccia tutto questo bel processino qua. Ok, la pennetta è stata formattata correttamente, possiamo andare sopra ovviamente a cliccarci sopra e vediamo che il contenuto è stato cancellato. Quindi adesso noi possiamo utilizzare questa pennetta come un qualsiasi hard disk e ovviamente il nostro cloud uguale identico. Quindi possiamo andare ovviamente andiamo a prendere un filino piccolo piccolo, se no ci mettiamo una giornata, andiamo su podcast, prendiamo 1 2 3, facciamo tasto destro o lungo, tap lungo, copia, andiamo nella nostra pennetta che abbiamo appena formattato, che è l'acqua sotto la spanta, ecco qua, andiamo qua e quando appare tap lungo o mouse destro e incolla e quindi il nostro processo di copia è stato avviato. Vedete, vabbè, questo ce l'aveva già in memoria, quindi è stato velocissimo. E
quindi ragazzi, vedete, abbiamo praticamente fatto un'operazione che fino a poco tempo fa era riservata ai computer. Mi raccomando, per estrarre le pennette dai dispositivi iOS e iPadOS dovete chiudere tutte le applicazioni e poi estrarre la pennetta perché non esiste un tasto espelli. In questa seconda parte vi faccio vedere come utilizzare, spariscite, come utilizzare file, diciamo nella sua versione ovviamente online, manca la parte preferiti, direttamente online. Quindi se voi siete da un amico, da un cliente, da qualsiasi parte e non volete utilizzare il vostro iPhone oppure dovete scaricare nel computer di altre persone qualche file, questa diciamo è l'operazione praticamente che si può fare in tutta semplicità. Allora, possiamo andare a fare il login, ovviamente si potete loggare sia col Face ID se avete il dispositivo, oppure vi chiederà la password. Andiamo a loggarci, dai, non c'è bello? Dai, non c'è. Fatto, a questo punto, che succede? Appare la schermata di iCloud.com e come vedete abbiamo tutto quello che serve a disposizione. Abbiamo anche qua sotto ovviamente tutte le applicazioni che girano sul nostro iPad, quelle native, ok? Promemoria, calendario, foto, eccetera, eccetera. Quindi possiamo accedere anche a tutta quella parte dei dati, oltre a mandare email e riceverle. Quindi ragazzi, meglio di così, sapere. E la parte che interessa a noi ovviamente è questa qua, Drive. Quindi se ci clicco sopra, che succede? Si apre praticamente lo stesso contenuto che abbiamo su file di iPad, tranne che per la voce preferiti. E questo, vabbè, ragazzi, è normale. Vedete che qua abbiamo praticamente attacchi recenti, abbiamo ovviamente lo sfoglia, che sarebbe proprio tutto il disco iCloud, lo chiamo disco, ma poi è un drive veramente. Abbiamo ovviamente quelli condivisi e eliminati di recente. Bene ragazzi, le operazioni che si possono fare su iCloud.com nella parte di Drive sono le stesse, quasi identiche, con l'applicazione file. La prima cosa che vi segnalo è questa qui. Partiamo da qua. Qui è una funzione molto simpatica, possiamo scaricare in iCloud le foto, ok, che abbiamo sul rullino fotografico, quindi se vogliamo fare una cartella e scaricare le nostre foto possiamo farlo tranquillamente. Possiamo anche andare a scattare una foto e scaricarla ovviamente su iCloud, oppure possiamo andare sfoglia, quindi che succede? Si apre l'applicazione file su iPad e potete scaricare, diciamo, in diretta le cose su iCloud.com, oppure sicuramente una pennetta, ok? Ci viene in mente questa cosa qua, oppure non so, un qualsiasi contenuto del vostro iPad. Quindi facciamo la X per uscire. Questa iconetta ovviamente ormai l'abbiamo già conosciuta, indica che possiamo creare una cartella nuova e quindi lì siamo tutti d'accordo. Abbiamo anche qua la possibilità di andare a spegnere la barra laterale. L'unica cosa che mi dovete veramente aiutare è questa. Io non ho capito questa, visualizza su. Oh ragazzi, la mia ignoranza non ha mai limite. Visualizza su. Sapete qualcosa? Io ho cercato, ma non c'è nulla, nessuno che spiega nulla. A voi, ok, i commenti e ringrazierò ovviamente chi mi darà un aiuto. Quindi andiamo da questa parte qui e andiamo a fare questa spuntina qua, perché questa spuntina qua serve alla multi selezione, quindi io posso andare a selezionare, ok, praticamente i miei file multipli, per poi l'operazione unica che posso fare è cancellarli, ok, e poi ho questi tre puntini che mi permettono ovviamente di andare a spostare, ok, questi file in un'altra cartella. Ecco, perché non posso andare a mandare un'email con multipli file multipli? Questo non lo so, infatti se ne clicco uno solo, vedete, viene fuori questa, diciamo, iconetta della nuvoletta al contrario, che se la clicco sopra, ok, adesso sta scaricando il file, ok, aspettate che lo rifaccio, non viene fuori. Questa qua non lo vuole scaricare, si vede che non gli va bene. Prendiamo, ah scusate, no, è giusto, giusto, ecco, vedete, è venuto fuori. Adesso se faccio così, lui scarica il file, poi quando ha scaricato il file, che succede?
succede che io posso alla fine andarlo a... e dai, ce la facciamo? Forza, scarica bambino. Andarlo a mostrare oppure ovviamente scaricarlo nel computer anche della persona, ok? Che io praticamente sono a casa sua nell'ufficio, quindi ho queste due modalità. Posso farlo però con un file solo, come la stessa cosa posso ovviamente andare qui ci metto le mail di chi voglio che praticamente veda il mio file, qua posso dargli ovviamente quello che deve fare, e ovviamente qui invece da questa parte qua posso condividere questo file con chiunque, e anche qua ovviamente gli do i permessi, ok, che voglio dargli, e qui quando clicco va a creare un link che poi io potrò condividere, ok, con chi voglio. Ok, questo era già condiviso, e se vado ovviamente qui posso andare a copiare l'indirizzo email, oppure posso anche andare a eliminare, ok, a rimuovere la persona che io ho invitato, ok, mi sono auto-invitato, ragazzi, ognuno che ha dei problemi suoi, e qui posso mandarmi ovviamente questo file via email e posso cancellarli, ovviamente tre puntini li abbiamo già visti, questi cosa vogliono che noi facciamo. Bene, bene, clicchiamo sulla fine, e di qua abbiamo l'ultima cosa, abbiamo questi tre puntini accanto a ogni file, e qui abbiamo più o meno le stesse operazioni, ok? Ovviamente ottenere informazioni, andare a scaricare una copia, che poi è sempre il mostra e scarica, abbiamo la possibilità di gestire i file condivisi, va bene, ok, invia una copia, eccetera, 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 e abbiamo qua ovviamente la possibilità di andare a spostarlo e andarlo a cancellare. Quindi vedete che le operazioni che si possono fare online sull'applicazione, diciamo specchio di un'applicazione file, sono tante. Ok ragazzi, per tornare indietro ovviamente si va sulla mailetta e su iCloud, e riabbiamo di nuovo tutta la nostra schermata del nostro pannello di controllo di iCloud. Allora, cosa ne dite della possibilità di formattare, ragazzi, dico formattare direttamente una pennetta, un hard disk direttamente dall'applicazione file? Stiamo andando sempre verso più il mondo computer, no? Praticamente l'iPad si sta avvicinando sempre di più, e quindi a me fa piacere perché lo utilizzo per ogni cosa. Abbiamo visto anche che è arrivato Final Cut e Logic Pro, quindi stiamo veramente andando verso una globalizzazione del mondo Apple. E poi anche iCloud.com, avete visto, gestire i file online direttamente dal browser tramite un altro computer. Bene, se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, che fate crescere il canale, e magari a loro gli arriva un'informazione che magari aspettavano. E poi alla fine ragazzi, io vi chiedo sempre un favore, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in questo lungo autunno, che ormai è inverno, veramente che sta finendo ragazzi, siamo alle porte della primavera. Un abbraccio!